Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo appuntamento di Fili Indivisibili o i fili del destino. Adesso vedremo andare avanti che nome prenderà e come cambierà un po' tutto questo format. Questa sera ho deciso di inviare una persona che ho conosciuto tramite i social, ho conosciuto tramite TikTok e mi ha colpito particolarmente perché mi sono trovato davanti a una persona che ha la metà dei miei anni e mi sono chiesto allora forse c'è qualcosa di diverso, qualcosa che sta cambiando, perché a me che capita tanto di farmi milioni di domande che a volte sembra che me le faccia da solo o mi ritrovo solo con una cerchia di alcuni amici in cui ci facciamo queste domande un po' strane, trovare un'altra persona con la quale potersi confrontare e anche ogni tanto scriversi per dire visto questa cosa tu cosa ne pensi, che cosa ti arriva o meno, non è una cosa semplice, visto un po' dove sta andando l'attualità di oggi, ma a breve farò entrare Joe Spiritual e ci confronteremo. Io per questa sera volevo leggervi una cosa che si chiama Scelte e che voglio dedicare alla diretta che facciamo questa sera. Questo tempo svanirà, così come tutte le parole che non abbiamo detto, le lacrime che non abbiamo mai versato, le carezze che non abbiamo mai concesso e gli occhi a cui non abbiamo mai volto lo sguardo. E ho scelto questa lettura presa dal libro di Fili Indivisibili, che è questo, per chi non l'avesse mai visto, lo trovate ovunque, perché oggi si parla tanto di scelte, però quello che voglio sottolineare, almeno personalmente, è tutte quelle volte che una scelta in realtà è veramente sentita da quando una scelta è invece indotta da qualcosa di esterno. E qui direi che, Gio, ti faccio entrare perché penso che sia l'argomento da cui iniziare insieme a fare questa chiacchierata. Benvenuta. Ciao, ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Giorgia, ho 22 anni e sono di Verona. E per me è un piacere essere ospite qui con Christian. Abbiamo fatto anche una live tempo fa sulla musica proprio, in cui io intervistavo Christian. Questa sera è il contrario, ti farò io una marea di domande. Esatto. E niente, sono a vostra completa disposizione per domande e risposte. Nella vita faccio tante cose, soprattutto qui sui social appunto tratto di spiritualità, crescita personale e astrologia. Infatti sono una lettrice di registri akashici, tarocchi in chiave psicologica evolutiva e leggo anche i temi natali sempre secondo la psicologia, quindi tarologia, e pratico Reiki, insomma faccio tante cose e poi appunto ho questo podcast su Spotify che si chiama Escaping Matrix e saranno proprio diciamo questi un po' gli argomenti su cui io e Christian ci troviamo molto, molto d'accordo, quelli che riguardano un po' il Matrix, il fuori dalla massa, fuori dal mainstream, e argomenti magari un po' scomodi, sempre anche di attualità. E basta, ecco, e poi faccio tante altre cose. Ma allora partiamo dall'introduzione, no? Visto che intanto tutte queste bellissime cose che fai, voglio accennare che io ti ho conosciuta tramite i registri akashici, un lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso insieme, che per me è stato fantastico, che volevo fare da una vita ed è stato veramente meraviglioso, quindi se siete curiosi vi consiglio di contattare Giorgia perché è veramente splendida, ha proprio cioè che anche io sono operatore olistico, no? E spesso mi capita di incontrare tante altre persone che lavorano sempre nel mondo olistico e a volte incontro poco tatto, no? Mi ricordo che quando tu feci la lettura con me avevi una delicatezza veramente splendida, che è una cosa che è quello che poi viene richiesto, no? Quindi per me è stato meraviglioso vedere questa cosa e fa capire anche com'è il tuo approccio in realtà in questo mondo che è quello giusto. Perché sai che oggi tante persone magari fanno anche, non so, un weekend e poi dal lunedì mattina si lanciano e sono diventate l'esperto di questo e quell'altro. E da un lato vedo che sta diventando una moda anche, no? Essere spirituali, diciamola così. Dall'altra invece ci sono tante persone che cercano quella via perché fuggono da altro. Almeno questo
pensiero. E stasera la cosa che mi piacerebbe fare insieme, visto che apparteniamo a due generazioni differenti, e io rappresento quella più vecchia, purtroppo, mi piacerebbe fare una chiacchierata su varie cose e cercare di condividere un po' i nostri punti di vista, però per far capire un po' come la pensiamo. E Certo. quindi ti chiedevo, no? Prima ho letto questa cosa che parla di scelte. Oggi tu come vedi il mondo delle scelte delle persone? Cioè, come scelgono le persone secondo te? Questa è una domanda molto interessante. Io penso che la maggior parte delle scelte vengano in realtà effettuate da sicuramente un istinto. Quindi se magari vogliamo parlare di cervello rettile, che è quello che viene, diciamo, colpito dalle pubblicità, dal marketing, no? Questi bisogni. Poi magari ci sono persone anche che effettuano delle, diciamo, scelte basate proprio su dei propri valori, dei propri ideali. Però penso che la gente si faccia sempre un po' abbindolare dalle masse, nel senso. Cosa intendi per farsi abbindolare? Perché io ho un mio pensiero che arriva da anche aver visto altre cose, ok? Dopo ti citerò una cosa, però tu come la vedi? Come la vedi abbindolare? Ma abbindolare per me vuol dire proprio farsi un po' trascinare dalla folla, no? Cioè venire un po' risucchiati, perdere quello che è la propria autenticità, perdere quello che è anche il proprio bagaglio di valori, di ideali, di credenze, di pensieri e seguire la massa, perché magari ci si sente insicuri, magari non si è pronti a farlo da soli, quindi penso che per fare delle scelte consapevoli in linea con i propri valori sia un atto di coraggio. Coraggio significa appunto scegliere con il cuore, no? Agire con il cuore. Yes. E mi rendo conto che non è semplice, soprattutto per dei ragazzi magari della mia età, quindi parlo ragazzi che hanno dai 20 ai 25 anni, insomma, ma anche più piccoli, non penso sia semplice. Mi hai fatto venire in mente una cosa, no? Visto che parlavi di scelte, di essere guidati. Nel lontano 2003 io ero in quarta superiore, ok? Io Per sono far nata. capire... Bene, sto per far capire i miei anni. E mi è rimasto impresso questo episodio. All'epoca, devi sapere che io giravo sempre molto vestito molto anni 70, pantaloni a zampa, tutto molto stiloso, avevo questo zaino a tracolla che ce l'ho ancora, tutto nei miei ricordi perché ha fatto parte di me e mi è servito, no, per arrivare dove sono oggi, dove sopra c'era una toppa di Che Guevara, quindi per me anche le lotte studentesche, cioè partecipare anche, no, a tutto quello che erano degli aspetti proprio della vita, diciamo, non dico politica, però della vita attivista della scuola in un certo periodo è stato molto importante, no? Poi è successa una cosa in quegli anni che fu l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti. E mi ricordo che scioperammo e bloccammo la scuola per molti giorni, facemmo occupazione, secondo me per almeno 3 o 4 giorni, se non mi sbaglio, Oh, e unimmo più scuole anche, ok? Ti parlo di Modena come zona. Però a un certo punto c'era questo personaggio, di cui non faccio nomi perché non si sa mai, che era quello più in voga, che era quello che organizzava sempre tutte le proteste, quello che faceva il rappresentante, eccetera, che a un certo punto, durante una delle assemblee, perché noi dobbiamo portare avanti il messaggio, cioè, sai, le cose comunque che ha molto senso in realtà questa cosa, fece zittire tutta l'aula magna dove eravamo insieme e iniziò a leggere un comunicato che apparentemente il sindaco di Modena mandò alla scuola per dire che era solidale con quello che stavamo facendo, che si sarebbe attivato per scrivere, bla bla, tutta una roba dove, sai, noi
e ti viene letta una cosa del genere, in quel momento lì eravamo esaltatissimi, no? Dicevamo, cazzo, il sindaco di Modena ci risponde, siamo qua a scuola, sta funzionando così. Capitò però che quel ragazzo lì lasciò il foglio sulla una cattedra lì dove c'era l'aula magna, ok? Io così, per curiosità, visto che voglio sempre vedere le cose, andarci a fondo, ho preso questo foglio e mi resi conto, all'epoca studiavo informatica, ok? Ero in un corso di informatica come scuola. Mi resi conto che in realtà questo foglio non era un'email stampata da un programma di posta elettronica che era stato ricevuto da un account email del sindaco, ma era semplicemente un qualcosa che era stato rifatto al computer dove artificialmente, quindi già 20 anni fa, 22, era stato scritto che dal sindaco di Modena è arrivata questa email, ma non corrispondeva esattamente a nulla che potesse essere ufficialmente stato inviato dal sindaco di Modena, no? Quindi quel momento lì per me, personalmente, in quell'anno significò, ok, per me si finisce qui tutto quanto, perché se questo è fare, no, certe cose in un certo modo, per me quella roba lì finì lì. Non voglio dire con questo racconto che è tutto così, no? Però per me, ad esempio, fu una grande delusione che mi portò poi dopo a iniziare a fare dei lavori introspettivi e tante altre cose che mi ha portato dove sono oggi, no? E quindi mi faceva riflettere, collegare questo episodio a quello che tu dicevi prima di come spesso le masse, le persone si fanno trasportare da quello che accade, senza andare a vedere che cosa in realtà c'è oltre, no? Come anche la situazione che stiamo vivendo adesso, io la vedo molto complicata, cioè assolutamente. Non ho mai detto, ad esempio, non dico mai che non ci sia un genocidio da condannare, una situazione critica da mettere, porre all'attenzione alle persone, assolutamente. Ma quello che dico sempre, ad esempio, per me, ma è la mia opinione, e finché posso esprimerla la esprimo, è che forse non è facendo quello che viene fatto, anche se sono delle proteste per portare l'opinione pubblica da un certo punto, non mi sembrano cose che possono portare a chissà quale risoluzione. Almeno, questo è come la penso io, e sicuramente prenderò dei gran nomi, ma va bene così. No, allora, diciamo che la situazione in cui siamo adesso, quindi col conflitto Palestina, Israele, Gaza, è un conflitto abbastanza complicato, è una situazione geopolitica molto complicata e su cui bisogna anche fare attenzione a se esporsi o meno, cosa dire e cosa non dire. Poi vabbè, tu mi conosci e chi mi segue mi conosce sa che purtroppo diciamo che scusa, è che devo togliere eccolo qua. Tu sai, insomma, e le persone mi conoscono, mi seguono, sanno che purtroppo ho questa cosa, che non riesco a stare zitta, un vizio, un No, in difetto. realtà secondo me va bene così, cioè, Faccio anzi, fatica a rimanere zitta davanti a queste situazioni, ma per il semplice fatto che mi piace poter dare voce ai miei pensieri, a quello che provo anche in queste situazioni complicate. Infatti ho fatto dei video, qua mi dicono che purtroppo si sente l'eco, allora vediamo cosa posso fare qui su TikTok. perché siamo in diretta anche su TikTok dall'altra parte. Esatto, cavoli. Come possiamo fare? Eh, Mm, mm, hai abbassato tutto il telefono, giusto? tutto. No, più di così non si può. Aspetta. Scusate. Vediamo. Ho provato a rimuovere i rumori di fondo sul live di Sì, TikTok, non dovrebbe funzionare. so se cambia qualcosa. Dovrebbe funzionare. Stavi dicendo? E scusa. Dicono che su YouTube, ok, sì, qua è tutto a posto, solo in TikTok, Sì. ragazzi, perché abbiamo fatto un esperimento stasera dove voi non lo vedete, ma mentre siamo in diretta su Esatto. YouTube, Instagram e Facebook, in realtà abbiamo i telefoni che ci trasmettono su TikTok da un'altra parte. E stavi dicendo, Giorgia, questa cosa Sì. che tu non riesci a trattenerti, ma in realtà, secondo me, fa parte di te ed è giusto esprimerlo. Sì, certo, ecco, ho fatto anche dei video riguardo questo conflitto, semplicemente non mi schieravo da una parte o dall'altra, perché
non mi piace prendere delle posizioni nette, come magari... Ma qui è difficile prendere una posizione in realtà, perché comunque è una situazione veramente complicata e che è radicata cioè in realtà, secondo me, anche molto più lontano di quello che noi conosciamo. Io la In vedo realtà, così. le radici di questo conflitto, adesso io non sono una storica, sono un'appassionata di storia, però le radici di questo conflitto in realtà risalgono alla diaspora nel 70 d.C. Quindi quando appunto questa diaspora, no, gli ebrei si sono sparsi in tutta Europa e oltre, e poi se non erro, perdonate, non sono una storica, però nel 1800 diciamo è nato il movimento sionista, no? Quindi questa voglia di riconquista, questa voglia di fondare uno stato ebraico assoluto, sionista, supremo a tutti gli altri stati, soprattutto tutte le altre religioni. Cosa è successo? Che la Palestina, buonasera Filippo, Ciao purtroppo... Filippo, ciao Fillo. Secondo me se Christian chiude il microfono l'eco potrebbe sparire. Ah, beh, è Ok, vero. ci provo. Può essere? Non lo Proviamo. so. Ok, ho silenziato il microfono. Oddio. Proviamo, raga, perché... Proviamo, tanto è un esperimento. E stavo dicendo, quindi dopo questa diaspora, cioè gli ebrei se ne sono andati dalla Palestina. La Palestina non è che è rimasta vuota, non è che è rimasta terra di nessuno, però chi è che sono arrivati? Sono arrivati gli arabi e gli arabi hanno occupato questo spazio, perché comunque la popolazione ebrea era veramente super in minoranza a quel tempo. Quindi, vedendo l'arrivo di tutti questi ebrei, gli arabi cos'è che hanno pensato? Ci possiamo fare i soldi, gli vendiamo i terreni. Ed è così che infatti gli ebrei poi hanno comprato i vari terreni, gli arabi si sono arricchiti, però stavano diventando un po' troppi e da lì insomma sono nati i primi conflitti, anche perché Islam e ebraismo sono due religioni molto diverse, che non hanno E non niente, vanno tanto d'accordo, non vanno per nulla d'accordo e infatti questo conflitto in realtà alla base è anche religioso. Quindi stiamo parlando di un conflitto che non è nato nel 7 settembre 2024, cioè risale al 70 d.C. se si vuole veramente andare alla radice del problema. E secondo me invece è semplice prendere una posizione netta in questa situazione, perché lo vedo con i miei coetanei, nel senso che Ecco, ad esempio, quelli della tua età, come stanno affrontando questo periodo? È quello che mi incuriosisce. Non avendo tanto contatto, no, con i ragazzi della tua età, invece che mi piacerebbe frequentare di più in un qualche modo, non so come, ma iniziano a darmi del boomer, quindi la vedo un po' difficile. Allora, io non posso parlare ovviamente per tutti, io parlo per le persone che conosco e per quelli che ho attorno. Diciamo che si tende sempre a, come dicevo prima, seguire sempre un flusso unico di persone di pensiero e si tende soprattutto a informarsi dove? Sui social. Ora, non so se sia peggio informarsi sui social o tramite i telegiornali, per il semplice fatto che bisogna sempre verificare chi è che diffonde le notizie, le informazioni, in che modo, perché comunque ci sono tantissime pagine che sono pilotate sui social, come lo sono anche i telegiornali, e in realtà vedo che molti miei coetanei, devo stare attenta a come parlo, capisci? Allora, facciamo così, molti coetanei che fanno parte della tua cerchia di amicizie, precisiamo, Eh, così siamo precisi. sì, conoscenze, ecco, insomma. Alcuni, dai, alcuni. Sono, diciamo, più
pro-Palestina, ma per il semplice fatto che vedono la Palestina come unica vittima e Israele come unico carnefice. Questa è una cosa che ho notato anch'io. Io non sto assolutamente, no, lo ripeto perché sono in live anche su TikTok, ho paura che mi sfracellino. Non sto dicendo che sono pro-Israele, no. Io non sono né pro-Palestina né pro-Israele, l'ho già detto un sacco di volte, è un conflitto talmente complesso che secondo me non si può prendere una posizione netta, ma c'è questa facilità nel prendere una posizione netta, cioè la vedo, è palese, no? È palese. Se tu provi anche banalmente a dire quello che ho appena detto, a me hanno dato della... non so, Sì, tipo, posso immaginare, sì. immagina, nel Oggi è senso... automatico. quindi anche banalmente esponendo il mio pensiero, che in realtà più che un pensiero è più una critica oggettiva della cosa, perché se tu mi dipingi uno Stato che è l'Israele, che poi vabbè non riconosciuto di quelli là, vabbè, se tu mi dipingi Israele come unico carnefice e Palestina come unica vittima, cioè, Sì, questo è. Però vediamo se riesco a condividerla. Voglio far vedere una cosa. Intanto Che io saluto quelli in live, ciao. Secondo me, Scusate se mi tanta guardo, gente. c'ho il computer qua. Saluto anch'io da questa parte. Ti faccio vedere una cosa interessante. Magari faccio vedere anche a loro. Vediamo. Guarda questo screenshot, dimmi e ditemi, voi che seguite la diretta, che cosa notate in questo screenshot. Vi faccio vedere se riesco a capire come girare la fotocamera qui, perché... Questo screenshot è molto interessante perché l'ho fatto vedere a diverse persone e pochissimi si sono accorti di un dettaglio sottilissimo che c'è in questo screenshot, e l'ho preso in un momento in cui stavo compilando un form online per mandare via una richiesta. Gaza. Brava, tu te ne sei accorta, vedi che tu guardi i dettagli. Questa cosa qui non è banale. Ho chiesto a anche diversi miei amici con i quali ci confrontiamo su diverse tematiche, ho detto: ragazzi, ma vi siete accorti di che cosa è comparso in questo form? Questo è un segnale molto interessante della situazione che si sta vivendo un po' in giro. Poi non so come mai, però io non me ne ero mai accorto. Poi lo prendo proprio anche come mi sono accorto di questa cosa, appunto. Allora, Madonna, Ok? devo Molto easy. Allora, guarda, ti dirò che ok, ti dirò che si diceva, mi vedi bene? Sì, O mi sì. vedi? No, ti vedo benissimo. Ok. Si dice, perché se n'è andata? Sei già nella Matrix. Non capisco. Tu che fai il podcast sulla Matrix ti sei... Comunque guarda, Oddio. aspetta che Fabio ci ha lasciato un commento nel frattempo, perché anche questa cosa è interessante. Trend di ricerca su Google sono le partite di calcio nell'ultima settimana. Sì. Questa cosa vi assicuro che non manca mai. Le partite di calcio proprio... Ecco, forse a me ogni tanto viene da dire: togliete il calcio e allora vedrete una rivoluzione. Io a volte lancio questa provocazione e sono uno che non segue il calcio, cioè non me ne frega proprio niente di sta roba, assolutamente. Ma allora ti direi riguardo Gaza che si dice, almeno avevo sentito a riguardo, non ho approfondito ancora, che in realtà si sta parlando di una New Gaza. Quindi la ricostruzione di cui si parla tanto, no? Sì, ma di Trump. Sì, ho capito. Sono quelle immagini che ho visto dove c'è dei tutti i resort resort. Sì. super lussuosi e quindi ce lo dicono. Mm-hmm. Cioè, sappiamo già Ma sai che devono sempre dichiararlo, no? Cioè alla fine, no? Il potere deve sempre dichiarare quello che fa velatamente attraverso il cinema, attraverso quello che pubblica, attraverso i giornali, attraverso tutto quanto. Andando a sì, scavare è tutto dichiarato. ma lo rendono in un modo quasi ironico. Sì? Cioè tu dici, ma vuoi dire che
Lo so che è difficile ascoltare la live con questo eco, non so cosa fare. Provo ad abbassare il volume qua sul... Prova a vedere che magari prende meno volume. Aiuto. Stiamo facendo un esperimento, ragazzi, quindi vediamo come va. Per chi riguarderà la live, siccome siamo in diretta anche su TikTok, quindi stiamo Ok, già cercando di meglio, regolare i volumi scusate. dell'audio. Purtroppo StreamYard non permette di andare live su TikTok in contemporanea, quindi vabbè. Dicevamo Vai. che, ah sì, cioè lo rendono in un modo così ironico, cioè ma vuoi mettere che a Gaza costruiranno dei mega resort super di lusso che soltanto i mega sceicchi potranno permettersi, perché adesso c'è gente stipata, stanno morendo centinaia di persone, bombardate, fucilate, più ne ha più ne metta, e ci faranno dei resort. Di questo si parla. Perché, perché non lo so per quale arcano motivo vogliono creare dei resort a Gaza, non ho neanche idea di chi è che potrebbe andarci a spendere soldi per poter andare in un luogo in cui sono morte migliaia di persone. Per questo io sono anche contraria a visitare luoghi come Auschwitz o come Dachau, che sono luoghi Mhm. pieni, stracolmi di un'energia stagnante. Cioè, non è stata la natura che ha ucciso l'uomo, è stato l'uomo che ha ucciso l'uomo. Cioè, Sì. non so se... Sì, sì, capisco molto bene. Cioè, io non andrei mai, cioè, quando mi dicono sono andata a Auschwitz e sono andata nei centri di, non campi di concentramento, che i campi di concentramento dici, Mm. vabbè, Sì, è già un termine diverso, ma no? sono andata a vedere i campi di sterminio. Poi vabbè, Auschwitz non era di sterminio, erano più in Polonia. Per Cioè, me lì... la cosa più assurda era vedere quelli che si facevano le fotografie, i selfie. Sì, Cioè, per no, me beh, certe cose ma sono cose che secondo me hai da fare te con te stesso, riflettere, vedere che cosa ti arriva, penso, esatto. Poi. Infatti Bianca dice totalmente d'accordo, trovo perverso da parte le persone andare lì e farsi foto, ma il punto è che ad Auschwitz c'è anche il McDonald's, Ah, vedi, questo non lo sapevo, perché io non ci sono cioè andato. Per scelta io per il momento non sono mai andato. cioè, è Proprio per quello follia, che dici tu anche a livello energetico. è follia, Sì, cioè sì. è veramente Matrix allo stato puro, ragazzi. Però questo ci aggancia un po' anche un po' alla tematica di stasera, no? Cioè, il mondo che viviamo oggi, no? C'è qualcuno di un po' provocatorio, no? L'ha definito il mondo al contrario, no? Dal quale assolutamente mi distacco, non voto, sta roba, non frega niente. Sto solo Sì, sì. prendendo sta citazione perché effettivamente è un mondo che sta andando al contrario di quello che noi, cioè a livello logico, dovremmo fare in determinate situazioni, no? E a Sì. volte mi domando, e c'è una cosa che dopo voglio farvi vedere, se non sia arrivato veramente il momento in cui, citando un film che ho visto tanti anni fa, che si chiama Cloud Atlas, non siamo arrivati al momento in cui, ad esempio, il consumatore è la cosa più importante. Ti lancio sta provocazione, tu come la senti questa cosa? Beh sì, cioè ormai si vende la qualsiasi, non si vende più solo un prodotto, un servizio, ma si vende proprio un'immagine. Cioè è questo adesso, è diventato il vendere un'immagine e vendere una possibilità che comunque nel mondo della vendita, io lavoro nel campo delle vendite, io mi occupo di commerciale estero e marketing, quindi so che nel campo delle vendite tu non vendi mai il prodotto fisico o il servizio, tu vendi la possibilità nel futuro di quella persona. Quindi il consumatore è importantissimo, cioè il cliente è importantissimo in qualsiasi ambito, che sia nel settore olistico o che sia nel settore industriale, come nel campo dell'azienda per cui lavoro. Ed è vero. E sembra quasi, questa è una mia percezione, perché comunque, ripeto, come l'ho detto anche nel mio podcast,
noi viviamo di percezioni, cioè è tutto relativismo per quanto mi riguarda. E la mia percezione è che stanno cercando di crearci dei bisogni di cui non abbiamo bisogno. Assolutamente. Ma cose totalmente inutili, totalmente inutili. E può essere magari lo shopping compulsivo online della qualsiasi cosa, oggettistica varia. Adesso non voglio giudicare una cosa inutile o utile, cioè, ok, capite il discorso. Però un esempio banale, ci sono corsi su, banalmente, come, come spiegarlo? Vai, cerca le parole. Dai, non Anche tirare le cose, vai giù diretta. soprattutto nel mondo, soprattutto. Cosa, scusa, ti ho perso? No, dicevo, non girare un po', no? Cioè vai Ho diretta perso. proprio, no? Ci sono delle cose. Allora, cioè, tipo, nel mondo dell'eroismo, no? Ci Mhm. sono tanti corsi e tante masterclass che sono proprio inutili. Del tipo un corso per imparare a meditare, quando non serve. Sono d'accordo. Cioè, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, io ormai medito da quasi 5 anni. Una guida magari, ci sono le meditazioni guidate, no? Però Sì, quelle ti dei possono corsi. aiutare all'inizio, sono d'accordo, però poi in Sì. realtà Ehm, Poi quando capisci ad esempio che la meditazione è ovunque, ci sia lo spazio in cui, essere te stesso e stai bene, che può essere un bagno caldo, può essere una camminata in mezzo agli alberi, non per sì. forza la meditazione è om così. No, quello è l'immaginario della New Age, perché Quello ti deve quello vendere delle cose. esatto, quella è l'immagine che ad esempio vende la spiritualità, no, Sì, io che qui poi vengo quando in all'inizio Spagna. dicevo, no, la spiritualità purtroppo sta diventando, cioè purtroppo, sta diventando anche una moda, io lo vedo ogni tanto dove, non so, c'è stato un festival che hanno fatto da poco, molto grande, in Romagna, senza nominare sempre robe varie, eccetera. Bellissimo, stupendo, ok, assolutamente. Però una persona che me ne parlava mi fa, sì, ma questo festival alla fine è fitness, cioè c'entra niente con la spiritualità, cioè lo vendono come spiritualità, Ho capito ma qual è. fondamentalmente è fitness, ok? Che va bene, non è sbagliato, ok? E in parte è anche quello essere spirituali, perché essere spirituali vuol dire anche, cioè veramente abbracciare la tua essenza libera di magari prendere una sera e ballare, divertirti, passare del tempo con i tuoi amici, non è che devi sempre stare lì così a meditare, cioè assolutamente no, ok? Però quello che vedo io, agganciandomi a quello che dicevi tu, delle mode, è che viene venduto come questa è la strada. Mentre invece uno dei miei grandi maestri diceva sempre, hai un minuto per te, prenditi un minuto per te, di silenzio, ma un minuto vero, dove tu ti metti lì, metti 60 secondi sul telefono, sull'orologio, il timer che hai, dove ti pare, e ti piazzi lì e non fai niente, stai solo in silenzio e inizi a ascoltare che cosa viene da dentro. Infatti assicuro che quei 60 secondi, se li fai in modo focalizzato, diventeranno un tempo eterno. E da lì, personalmente, ho iniziato poi tutto il percorso che faccio con le musiche, con i 21 giorni, con le meditazioni durante i concerti, eccetera, eccetera. E quello che poi l'ho sperimentato io in prima persona è proprio il dilatarsi dello spazio-tempo, che è meraviglioso. E lì ti rendi conto che sì, va bene, fai il corso su come meditare, eccetera, ma fondamentalmente devi entrare in questa dimensione qui ed è pratica, come in tutte le cose. Pratica, Assolutamente. tutto lì.
assolutamente sì, sono d'accordo. Ritornando al discorso, diciamo, iniziale, sì, cioè, secondo me è difficile di questi tempi non seguire una massa. Ma tu pensi che sia così perché le persone vogliono identificarsi e far parte del momento che c'è e viverselo perché sennò si sentono escluse? O perché c'è un vuoto che vogliono colmare? Tralasciando quelle che, va benissimo, seguono determinate cose che proprio le vogliono fare e ci credono. Mm, no, secondo me non è perché c'è un vuoto che devono colmare. Ok. Secondo me è proprio per paura di non rimanere soli, di non essere esclusi. Eh, secondo me è proprio paura Quindi è dell'esclusione. un po' come quando si pensa ai ragazzi che non hanno WhatsApp, magari già dalle elementari, ed è un problema, perché non avendo il telefono dalle elementari sono esclusi dal gruppo. Quindi è un po' questo il concetto. Tu lo vedi così anche tu? Allora, ti dico, io sono la mezzana, ho due sorelle, una maggiore e una minore, una del 95 e una del 2010. E vi dirò adesso, magari sarò io all'antica, nel senso io ho 22 anni, però che questi bambini vivano attaccati all'iPad o al telefono fin da piccoli, pur che stiano tranquilli, zitti, bravi e buoni al ristorante di quelli là, e che abbiano appunto i social come Instagram a 10 anni, per me è fuori di testa. Infatti a mia sorella più piccola è stato vietato l'utilizzo dei social, a parte TikTok, ma vabbè, TikTok, si guarda i video dei gattini, a parte che mia sorella quest'anno fa 15 anni, però non ha Instagram, non ha Facebook. Però già Mm, c'ha 15 anni, è già un'età diversa, sei più sì, consapevole, no? ma No, molti dici? suoi compagni e compagne di classe, anche, cioè, a 10 anni avevano già Instagram. Pensate. Ma cosa te ne fai di Instagram a 10 anni? Io a 10 anni giocavo ai cuccioli cercamici. Vabbè, E questo è poi un grande giocavo. cambio, questo è un cambio generazionale enorme, di Ma, cui vedremo secondo me i risultati nei prossimi 10 anni. ma non è un cambio generazionale, perché comunque fino al 2010 è sempre generazione Z, dal 1994 mi pare, fino al 2010 è sempre generazione Z, eppure, tipo mia sorella che ha Ci sono più vissuto. fasi all'interno alla fine. Sì, ma è allucinante, perché l'infanzia per me è stata una cosa e per mia sorella è un'altra. Beh, questo è normale, eh. Anche la mia è diversa dalla tua, assolutamente. Sì, ma perché noi abbiamo tanti anni di differenza. Tu invece dici, tra tua sorella e te che ce ne sono pochi, se Ce ci ne si è sono accorciato il 7. divario del camo, capito quello che dici, sì, questo Cioè, sì. Quindi sta è proprio diventando diversa la. esponenziale. Mm. Sì, cioè, anche questa cosa dei social che devono averli subito, presto, anche WhatsApp, a 10 anni, no, Quello è cioè, strano, come anche quella cosa che dicevi prima di far sostituire il babysitter al telefono praticamente, no? sì, E qua ti sì, parlo anche da operatore olistico. Ci sono delle fasi di crescita del bambino in cui quella tecnologia lì non la deve neanche vedere, perché ha bisogno di sviluppare tutti e cinque i sensi, il tatto, muoversi, assolutamente. fare, cadere, farsi male, sporcarsi, esprimersi, cioè non deve stare incollato con la faccia attaccata a un telefono a 2 o 3 anni, perché tu devi mangiare al ristorante. Io in quei casi lì sono molto categorico e mi danno addosso, vabbè non ho figli, però sono categorico perché vedo proprio che fa dei danni. In questo modo, un conto è fatto in compagnia di una persona più grande perché insieme, ma quello è diverso perché lì diventa educazione. Ma invece dove viene dato come ok dai daglielo così la smetti di rompere i maroni. E non so se hai visto quei video dove ci sono i bambini
che diventano isterici. C'è un video che ho visto su YouTube dove c'è una mamma che fa tutti i video al figlio prima, poi gli regalano un tablet e si vede nel giro di 3-6 mesi quanto il bimbo diventa aggressivo, nel senso che provano a togliere questo tablet e lui proprio va giù di testa. Sì, E, sì, sì. e hanno monitorato il fatto dell'aggressività. Interessante. Sì, Però sì, poi, ma sai, non lo so, a volte leggo anche delle cose anche più vecchie, no? Anche storiche, dove ognuno vedeva sempre la generazione più giovane come, ah, vedi, sarà un disastro, poi in realtà poi il tempo ha detto il contrario, no? Poi alla fine hanno avuto ragioni più giovani, no? Quindi io penso che sicuramente alla fine non sarà un disastro, però sicuramente qualcosa lo farà, anche perché non a caso quelli che sviluppano la tecnologia, guarda un po', i loro figli non gliela danno. Questa è esatto. una domanda che io se avessi dei figli mi farei, no? Per dire perché loro non glieli danno. Te lo stavo proprio per dire. Te lo stavo proprio per dire. Penso che, ma come anche la televisione è il più grande ipnotizzatore che esista. Sì, Cioè, ci avete assolutamente. mai fatto caso che quando si guarda la TV stai zitto, non devi parlare? Cioè, no, no, non parlare, no, stai zitto. Cioè, Sì, sì. proprio mh, non, ma me ne rendo conto anch'io, eh? Cioè, quando magari guardo, io non guardo la TV, se la guardo tipo per i talent show. Ehm, Però anche quando magari c'è un film, una serie TV, cioè non riesco proprio a concentrarmi su un'altra persona, no? E darlo ai bambini, secondo me, è molto pericoloso. È come se l'iPad, il tablet o il telefono fosse no il porto sicuro, però un premio, no? Dai, fai il Mhm, bravo. mhm. Fai il bravo, Sì, non rompere i maroni che ti do il tablet, no? Così puoi esatto. giocare, fare le tue cose. Però non so poi quali siano gli effetti a livello psicologico, perché magari poi una persona in futuro, che è sempre cresciuta così, eh, potrebbe, come posso dire, potrebbe dire, beh, sai cosa, non rompo le scatole, che in realtà i bambini non è che rompono le scatole, cioè, ci sono bambini molto iperattivi, molto Certo. estenuanti, cioè proprio ti sfiniscono. Però c'è sempre un motivo, c'è sempre un perché. Cioè poi un adulto potrebbe dire no, non mi esprimo perché ho paura che tu magari reagisci male, quindi sto zitto, mi dissocio col telefono o con altro. Adesso io non sono una psicologa, però potrebbe avvenire questo a livello proprio Sì, sì. psicologico. Sì, 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 sì. Ma sai, è Però solo per confrontarsi, perché vedi, alla fine abbiamo due età diverse, però bene o male il discorso è lì. È interessante questa cosa. sì, e poi comunque noi ormai diciamo siamo presenti sui social, quindi i social sono sempre molto Ma se usati bene sono utili, sai, alla fine. assolutamente, no, no, Io ma sono di questa assolutamente. filosofia. Assolutamente, anzi, cioè io ringrazio i social perché senza i social non sarei qui questa sera, non avrei fatto il mio podcast, non avrei in mente altri progetti. Assolutamente, cioè i social sono un potente ponte perché possono collegare tantissime persone da tante parti d'Italia, del mondo e perché no? Però Ma a bisogna saperli proposito, utilizzare. ma a proposito di social, ti faccio questa domanda per vedere se lo sai. Hai firmato la petizione sul chat control? Sì, conosco bene il chat controllo, ho firmato anche la petizione, non so com'è finita però. Ancora la stanno discutendo, si scopre Eh. fino a ottobre. Qua è grave. Quelli che ci stanno seguendo o che riguarderanno questa diretta dopo, lasciateci un commento per sapere se conoscete questa cosa del chat control, che per me è gravissima. Per me è molto grave, perché utilizzano
la scusa del controlliamo i bambini per la pedopornografia per proteggerli, poi in realtà Ciao non Alba. non è così. E molti in realtà sono contenti. Sì, io mi sono confrontato con alcune persone, molti, sai cosa mi dicono? Ma tanto se non hai nulla da Se non hai nascondere, nulla chi da se ne frega? nascondere, E gli dico, esatto, sì, ma il problema non è quello. Il problema è che sono sempre quelle che vengono chiamate le finestre di Overton, no? E loro esatto. intanto aprono questa possibilità e vedono come reagiscono le persone. Oggi è il chat control, oppure come sta succedendo in Inghilterra, che io sto chiedendo a dei miei amici che vivono in Inghilterra e mi confermano che sia vero, ok? Perché su Twitter, ad esempio, ci sono diversi video di persone che vengono arrestate perché esprimono la loro opinione su Twitter. Non so se l'hai visti questi video. No, È impressionante. Ci sono delle persone che registrano dei video dove, tipo adesso io e te stiamo facendo una diretta, no? Così, di sera, arriva un poliziotto, suona alla porta e si presenta e dice ok, lei è in arresto perché ha scritto su Twitter questa cosa. E lui dice scusami, non posso esprimere un'opinione? No, perché per la nuova legge non puoi fare questo, 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 questo e quell'altro. E questo ad esempio è una serie di contenuti che io vedo girare solo su Twitter. Poi ovvio anche lì, come in tutte le cose, bisogna fare molta selezione perché ci sono anche cose false, no? Bisogna sempre andare a vedere un po', fare fact-checking, eccetera. Però anche questa cosa qua è molto preoccupante perché e alcuni miei amici che vivono in Inghilterra mi hanno confermato che effettivamente sta venendo avanti questa cosa. Ad esempio anche, non so, sempre parlando di religione, no? Come parlavamo all'inizio, ad esempio c'è un doppio peso, dove le persone che magari pregano e sono cristiane in strada vengono bloccate, gli viene dato addosso tantissime cose, e invece che è giusto così, perché tutti devono essere liberi di professare la propria religione, altri tipi di religioni, tipo i musulmani, gli islamici, eccetera, liberamente, non c'è nessun problema, trasmettono musiche nelle città loro, ed è una situazione strana in Inghilterra, che ancora io non ho un'opinione proprio ferma, perché sto proprio cercando di capire quello che vedo, quello che gira. Poi adesso a breve ci tornerò e vedrò com'è dal vivo, quindi... Però sì, questa cosa è anche interessante. Se hai Twitter, indagala, se non hai Twitter, creati un account, è interessante. sì, sì, no, ma ce l'ho ex, però non ce l'ho, diciamo, installato. Non è un social che utilizzo molto, però Però per le notizie è interessante. sì, sì, lo so. Noemi dice, sì, la conosco, penso che fosse riferito al chat control e non sono d'accordo. Oh, meno Ah, male. ok. No, allora, Ok. questa cosa del chat control, come hai detto tu, lo stavo per dire anch'io, siamo nella prima fase di, no, neanche, ma forse un po' la seconda, no? Diciamo che all'inizio c'è stato un po' di shock, no? Dicono, oddio, ma come? La privacy. E poi, beh, vabbè, ma se è per proteggere i bambini dalla pedopornografia, allora va bene. Ma perché te la mettono sempre lì? Te la mettono sempre lì. Il punto è che è grave, Sì, perché la privacy, cioè va proprio contro ciò che è privacy. sì. Quindi ci Ma stiamo anche diritto avvicinando, dell'uomo. cioè, ma ci stiamo avvicinando verso uno Stato, un governo, che comunque segue la solita agenda, cioè quella. Per chi non lo sapesse, cercate sul web, oltre all'Agenda 2030, ci sono anche Agenda 2040 e 2050. Cercatele perché sono informazioni pubbliche dell'Unione Europea, non stiamo parlando di follia qui, stiamo parlando di cose che l'Unione Europea pubblica sui siti governativi. E se andate a vedere, ad esempio, poi ti lascio continuare, io mi ricordo che vidi nell'Agenda 2050 il blocco dei voli, ma non per tutti. Ci sarà un innalzamento dei prezzi dei voli talmente alto per cui se tu te lo puoi permettere perché inquini, mm, prendi l'aereo. Se no, se non te lo puoi permettere perché non guadagni abbastanza ma non vuoi inquinare, viaggi in bicicletta, ad esempio, neanche in treno. Ok? Chiusa parentesi, fate le vostre ricerche. Vai.
Sì, sì, un po' una sorta di credito sociale. Credito sociale e, noi occidentali crediamo che questo, diciamo, sia già in atto in Cina. In realtà, io con la Cina ci lavoro, non è così. Ovvio che, essendo comunque un regime comunista la Cina, ehm, è un sistema molto controllato, Certo, molto controllato. E estremamente. come? Estremamente. Perché ci sono telecamere a ogni angolo, anche per strada. Sì, sì, pensa che io ci sono stato 10 anni fa ed era impressionante. Oggi Dai, è ancora davvero? di più. Ora sarà molto, molto di più. Non ci sono mai stata in Cina, però Sì, sì. mi hanno riferito che sono sempre aumentate queste misure, diciamo, di sicurezza. E vabbè, però non funziona proprio così come pensiamo noi, no? Che c'è questo credito tipo 500 e se poi scendi, 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 finisci in galera, no? Mhm. Non è proprio così, cioè, non funziona proprio così. Un fatto, diciamo, preoccupante, ad esempio, e che sta avvenendo anche qua, è il fatto del pagare col telefono, E anche con la faccia, certo. con la faccia. Sì, non hai visto i video? C'è anche la gente che si esalta perché passa davanti col viso, il viso viene riconosciuto e così paghi col viso, non devi tirar fuori niente, carte, robe, cellulare. Beh, ma no, non lo Sì, so. sì, sì, Non sì. A non lo Dubai c'è saprei. anche a Dubai c'è già questa possibilità. Sì? Sì, a Oddio. Dubai c'è già questa possibilità. Sì, e c'è gente che si esalta per questa cosa, no? Ma attenzione, anche io sono un fan della tecnologia, assolutamente. Però bisogna sempre vedere l'utilizzo che se ne fa, perché siamo sempre lì. Noemi ci dice, ma se inquinano molto i più ricchi che possono permettersi di fare avanti e indietro con i loro voli privati, trovo assurdo che a pagare le conseguenze siano i comuni cittadini. Proprio così. Brava. C'è un video, non so se dico una cazzata, ma c'era un video che girava tempo fa su Taylor Swift che faceva vedere quanto inquinava col suo aereo privato e con tutti gli eventi a cui partecipava, i concerti, tutte le robe che faceva ed era impressionante. Non mi ricordo se era lei o sì, penso fosse lei, comunque non so se tu l'hai mai visto. No. Sì, sì, girava questa cosa tempo fa ed era incredibile. Ma è come, ad esempio, mi aggancio adesso al discorso di Noemi, no? E non so se avete visto il discorso di Trump dove è venuto qua in Europa, poi Trump va bene, prendetelo come volete, ognuno ha le sue opinioni, però giustamente è venuto in Europa a sottolineare che sì, l'Europa ha ridotto di non mi ricordo quale percentuale l'inquinamento, eccetera, 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 però giustamente lui dice sì, ma nel frattempo dall'altra parte del mondo nazioni come Cina, Russia, India, cioè, che comunque praticamente ci mangiano, hanno inquinato dell'85%, quindi cioè, della serie è encomiabile quello che state facendo in Europa, no? Però capite che non è questo il punto. Cioè abbiamo distrutto il mercato dell'automotive europeo, del quale vedremo danni nei prossimi anni, perché anch'io sono molto appassionato di geopolitica e a volte è difficile parlarne perché devi aver visto tante cose, comunque non finisci mai perché è un argomento vastissimo, no? Quindi, ad esempio, anche questa cosa dell'industria dell'auto europea per inseguire l'elettrico sarà un danno che ci porteremo dietro per tanto tempo e di cui secondo me molte persone non capiranno neanche da dove è nato. Questa è l'altra cosa paradossale. E daranno colpa al governo che è arrivato su perché è colpa del governo, ma in realtà è una cosa che va cercata molto più indietro. Meno, questo è il mio pensiero. Tu come la vedi? Sì, oddio, ecco, anche, diciamo, c'è tutto questo, purtroppo in live mi continuano a dire che l'audio è doppio, io, scusate, Ragazzi, mi interrompo la spiace. live, magari forse collegando le AirPods al PC riesco, non so. No, secondo me dobbiamo interrompere quello di TikTok. Venite Mm. su YouTube, Venite su YouTube, raga, perché è è più, meglio. è più meglio.
Ma a parte che, boh, non so, vabbè, allora senti, stoppiamo qua su TikTok. Stoppiamo qua e andiamo avanti su YouTube. Esatto. Tanto ha fatto schifo questa live su TikTok, non ha fatto come al solito. Comunque. Come la vedi questa cosa qua? Allora, niente, non riesco a toglierlo. Vabbè. Amen. Ora posso alzare il volume del computer. Ok. Bene. Ok. Allora, sì, sul discorso elettrico sicuramente ci stiamo sempre di più avvicinando verso gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi inquinamento zero, pannelli fotovoltaici. No, non puoi vendere la casa se non hai pannelli fotovoltaici, se non hai classe energetica A, e di qua e di là. Tutto dimenticandosi però che più della metà degli italiani non può permetterselo. Cioè, montare dei pannelli fotovoltaici su una casa, che è una casa che magari ha 25 anni, non è una... cioè, i pannelli fotovoltaici non è che se lo possono permettere tutti. Eppure, se tu vuoi vendere la tua casa, che è tua, quindi potresti farci quello che vuoi tu, no, perché la proprietà è tua, no. Perché? Perché non rispetta una classe energetica. Per me questa è follia, come anche il blocco delle macchine a diesel, ad esempio, no? Euro 4 diesel, ad esempio. No, Euro 5 volevano bloccare, l'Euro 5. Anche l'Euro 5 B o Euro 5 basta. Cioè, secondo me è follia per il semplice fatto che, tornando al discorso di prima, sempre più della metà degli italiani ha una macchina che è a diesel Euro 5. Certo. Perché è venuto fuori quando? Nel 2019 l'Euro 5? Sì, è recentissimo. Cioè, ma come fai? Cioè, come fai ad andare da una persona a dirgli: ehi, butta la macchina, anche se hai 5 anni, la butti, una macchina adesso è un bene di lusso, una macchina. Adesso come adesso sì, con i È prezzi che ci sono sì. è Però un bene vedi di qua mi viene da dirti questa cosa, no? Ogni tanto a me capita quando finisco i momenti di meditazione nei concerti, che ringrazio tutti, eccetera, e poi invito tutti a portare l'esperienza a casa, no? Che vuol dire, cioè quello che avete vissuto non deve finire qui. Cioè, Sì. prendete e ripetetelo, condividete con gli altri, no? Proprio perché uno dei poteri più grandi che ha l'uomo è il potere di scelta che ha all'interno. Non a caso ho usato per questo inizio di questo momento insieme proprio la scelta come termine, perché in realtà il vero potere risiede in quello, risiede nelle intenzioni, no? Quindi anche questa cosa che stiamo raccontando, ad esempio, su questa cosa che sembra banale, no? Però cioè, stiamo parlando di pochi burocrati contro milioni di persone, che basterebbe semplicemente dire: sai cosa c'è? Questa cosa per me non ha senso e io continuo ad utilizzare quel tipo di macchina lì. Ovvio che deve funzionare bene, devi controllarla, devi tagliandarla, no? Oppure risponderei in un altro modo che è molto interessante, che una volta l'ho detto a un mio amico e mi fa: cavolo, non ci ho mai pensato. Gli ho detto: scusami, tu non mi fai entrare in città, no? Area B, area C, tutte queste cose che ci sono ormai non solo a Milano ma anche in altre grandi città, non so se anche a Verona, e poi però cosa succede? La macchina però me la fai passare nella revisione. È un paradosso. Cioè se io non posso entrare perché inquino eccetera, perché mi fai girare ancora con quella macchina, mi fai passare la revisione, ad esempio, no? E mi sono domandato questa cosa. Poi magari è una cosa stupida. Però è pieno di paradossi, no? E io sto arrivando a pensare, e mi collego anche a quello che nel frattempo ci ha scritto Noemi, che è tanta roba, e che ci dice, no? E pensate che davvero incideranno notevolmente sulle persone comuni, quanta frustrazione aggiungerà già quella esistente. Sembra che vogliano rendere l'esistenza più difficile invece che semplificarla come dovrebbe, data l'enorme conoscenza che abbiamo adesso. Non ci sono scuse, dice nel prossimo commento, no? Mi aggancio a questo discorso perché, vedendola sempre da un livello più alto, da un livello più energetico, no? Perché sennò ovviamente sembra che siamo qui solo a, non dico a lamentarci, però a mettere giù le carte di quello che vediamo con i nostri occhi, no? Quotidianamente. A livello più energetico io a volte mi chiedo, no? Ma non è che qualcuno di più intelligente di noi da qualche parte, chissà dov'è, no? Che è ovunque,
non ci sta mettendo alla prova, mettendoci davanti a queste cose che sembrano così fuori da ogni logica, proprio per cercare di svegliare in noi o risvegliare in noi qualcosa che magari sì, c'è già qualcuno che si fa delle domande e cerca di fare azioni, no? Ma non è abbastanza, ce ne vogliono di più. E quindi a volte mi chiedo, forse l'energia ci chiede di svegliarci, non di andare a svegliare gli altri perché non è sempre un nostro compito, no? Però tramite quelle azioni, fuori da ogni logica, magari ci viene detto quando cavolo ti svegli, ok? Ti metto lì un altro pezzettino di cose assurde, affinché tu non alzi il culo dalla sedia e vai veramente a occuparti delle cose. Io ho questo pensiero. Tu come la vedi? Allora, mm, penso a tante cose in questo momento, sto pensando a cosa dire. Abbiamo Eh, bisogno di 3 ore di live. no, allora, è molto bella come osservazione e anch'io la penso così, nel senso che non è che magari questo dai e dai, no, di mettere alla prova, come ha detto Noemi, no, sembra che ci stiano rendendo la vita difficile, è quello che vogliono fare. È quello che vogliono fare, cioè sono Sì. i piani, anche perché, ma questo l'ha detto anche Schwab nel suo libro della quarta rivoluzione industriale, il ceto medio sparirà. E l'hanno Cioè, dichiarato, non vogliono, sono cose complottiste. Se leggi quel vogliono, libro c'è tutto. vogliono annientare il ceto medio, il che vuol dire anche le piccole attività, quindi via artigiani e così via, no? Sì. In modo tale che esistano soltanto le multinazionali e il consumatore, basta, in modo tale da non potersi più arricchire. E con questi obblighi della macchina e la casa e l'inquinamento e a volte anche le macchine anche a benzina anche, sono sottoposte a dei blocchi perché se non rispettano l'Euro 6, di qua e di là, le emissioni, lasciamo perdere. Bisognerebbe fare rete tra di noi e mettersi veramente d'accordo e dire no. Ma finché siamo 2-3, cioè io vorrei veramente, adesso l'hanno posticipata questa cosa del diesel Euro 5, Ma l'hanno meno male. l'hanno posticipata, ma io sono convinta e spero vivamente che tutti i camionisti si fermino. Mhm. Sì, perché su di loro impatterà tantissimo. Io spero e mi auguro che loro si fermino proprio come simbolo di protesta, Sì, perché se si fermano i camion è un macello. sì, 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 sì. Non Quella è una conviene, protesta, questa è una protesta non conviene a nessuno. utile, 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 esatto. utile. Spariamo frecce. Perché le E proteste alla fine devono essere anche utili. Perché un'altra cosa che a volte io, quando mi chiedono cosa ne pensi, dico, guarda, per me non è un problema, anzi, il diritto di protestare è molto importante, perché se no, se ti tolgono quello, ok, a prescindere da che parte tu stai, destra, sinistra, non è quello il problema. Il problema è solo se tu usi quella protesta per fare dei danni. Quello è il problema. E guarda caso succede sempre. Poi ci sono infiltrati, non ci sono gli infiltrati. Va bene, lo sappiamo anche noi come funziona. E quella è la cosa. guarda, ti dico, adesso magari io sarò di parte, io penso che ognuno possa protestare quello che vuole, per carità, ehm, però l'unica cosa che chiedo è semplicemente rispetto. Sì? Non solo rispetto della mia idea, ma rispetto anche degli altri, no? E finché tu mi fai una protesta pacifica, che per carità del Signore era pacifica, è stata pacifica, migliaia di italiani, però purtroppo a causa di un gruppo di, posso dirlo, rincoglioniti, violenti, purtroppo Concordo. sappiate che l'attenzione sarà focalizzata solo su di loro e quindi la protesta sarà ricordata solo in quel modo.
Ma in quel Purtroppo caso lì, io a volte, sai cosa dico? Perché molti non si ricordano un film famoso di Kubrick che era Full Metal Jacket, che era un film, non so se l'hai mai visto, no. film secondo me molto educativo, io lo vidi a scuola, e era un film di Kubrick dove ti raccontava come venivano tirati su i Marine negli Stati Uniti, che è Mm. molto duro, ok? Cioè, fare la leva militare dei Marini negli Stati Uniti è fuori di testa, ok? E ti fanno vedere questo personaggio che ovviamente non doveva assolutamente entrare nei Marine, e nel suo caso il film è una protesta contro come i Marine non facevano una selezione anche fatta in un certo modo, ok? Più tutta una serie di altre cose, eccetera. Però c'è un passaggio interessante in quel film, ad esempio, che si aggancia a quello che stai dicendo tu, dove la persona più debole o che fa del casino in realtà viene poi messa in riga, perché se no il sergente poi dà delle punizioni a tutti. Quindi io in quel caso lì, ad esempio, vedrei in modo costruttivo, cioè stiamo facendo una protesta pacifica e più dei tre quarti sono pacifici, questi tre quarti vanno a dare lezione a quelli che disturbano e vedrai che non vengono più a disturbare. Io sono per questo tipo di soluzioni. Però poi se fai questo tipo di soluzioni ti danno subito, ah no, perché tu allora sei X. No, non è così. Sì, sì, no, concordo, cioè ormai la pensiamo uguale, ok, è chiaro, però mm, Beh, lasciamo lì le risposte, dai, a chi ascolterà. Anche perché io volevo chiederti altre cose in realtà. sì, 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 vai. Andando più... Allora, intanto voglio rispondere a Noemi, che Noemi dice, no? E su quello che stavano dicendo adesso, no? Penso che abbiate posto una domanda davvero difficile. Mi sono risvegliato ufficialmente lo scorso anno, ma mi chiedo che senso ha? Cioè, se la vediamo da un punto di vista di apprendere, crescere come anime, sono d'accordo, ma sono giunta alla conclusione che il dolore non crei crescita e che sia una narrazione che ci vogliamo Mm, imporre. Non mm. so se abbia senso il mio discorso, ma non riesco a trovare una risposta davvero valida. Poi ci sono davvero tantissime teorie interessanti da considerare. Ti faccio una domanda: credi che tutti possiedano l'anima? Bella domanda. Allora, da quello che so, Noemi, ti rispondo per le cose che so, poi Gio aggiungi la tua. Io quello che so su questo discorso che fai tu, e parto dall'ultima domanda che hai fatto. Io so che c'è un 70% di automi presenti sulla Terra, nel senso che non hanno un'anima, ma sono lì perché hanno un ruolo preciso e non sono persone assolutamente, cioè sono persone che vanno avanti in automatico. Tutto quello che fanno, tutto quello che dicono, sono lì apposta per portare avanti un certo tipo di progetto. Ok, te la racconto così. Un altro 30% sono persone invece che sono qui e hanno scelto di cambiare la vibrazione del luogo che viviamo e portare un certo tipo di cambiamento. E quindi sono persone composte da un'anima. Questo è quello che so dalle informazioni che mi sono arrivate, che mi hanno condiviso, eccetera. E sul fatto della sofferenza, quello che sento io è che attraverso la sofferenza, visto che noi ci siamo incarnati in questo livello, non siamo, diciamo, in dimensioni più alte dove non c'è bisogno del corpo, qui viene richiesto questo tipo di passaggio, perché attraverso la sofferenza riesci a fare certi tipi di evoluzione. Almeno questo è quello che penso io. Tu, Gio, come la vedi? Allora, mi viene fatta spesso questa domanda, cioè se tutti quanti possiedono l'anima o meno. Adesso non so, se magari si è aggiunto qualche nuovo spettatore, rispetto all'inizio, ma mi ripresento brevemente solo, per far capire alle persone, chi sono, che cosa faccio e perché dico determinate cose. Io sono intanto mi chiamo Giorgia, sono una lettrice di registri akashici. Leggo temi natali e tarocchi, sempre in chiave psicologica, e pratico meditazione ormai da 5 anni. E ho un podcast anche appunto su Spotify e su YouTube, si chiama Escaping Matrix, dove parlo appunto di arconti, di ologramma, parlo di Seguito massoneria. il podcast assolutamente. Grazie. Quindi, allora, io so il perché è venuta fuori questa domanda. So, so chi è,
so chi sono i personaggi, Mhm. non faccio nomi. Secondo me, per un mio vissuto, per quello che non solo ho studiato, ma che ho imparato, che ho incarnato, che ho sperimentato, secondo me non si può non avere un'anima. Mhm. Secondo me. Magari è un'opinione che cambierà nel corso del tempo, perché la mia opinione, ad esempio, in merito alle fiamme gemelle è cambiata tantissimo dall'inizio ad adesso. Quindi, ed è questo il bello, no? Ci sono persone che magari mi seguono dall'inizio e vedono proprio questo mio pensiero che cambia, no? Ma cambia perché? Perché cambio io, cambiano i miei esperimenti, no? Ma è giusto, deve cambiare, perché sennò non staresti evolvendo. Secondo me tutti hanno un'anima. La differenza sta se sia integrata o meno al Ok, corpo ok. e allo spirito. Banalmente, come possono esserci persone dotate di anima che uccidono? Mi è stata fatta questa domanda. E io l'ho posta ad uno psicoterapeuta che si occupa anche di ipnosi, un ipnoterapeuta, parliamo non un Mhm. ipnologo. E anche lui mi ha detto, le persone che arrivano ad uccidere altri esseri umani, sono persone che non hanno l'anima ben integrata al corpo. E quindi l'istinto primordiale, animale, cioè gli animali si differenziano da noi perché seguono l'istinto, ma noi non Mhm. siamo fatti solo di istinto, abbiamo anche un'anima, abbiamo una coscienza. Certo. Quindi quando, cioè, perché magari con il nostro fidanzato, fidanzata, marito, moglie, a volte ci vengono quei raptus di rabbia, no? Madonna, lo butto giù dalla finestra, ma non lo facciamo perché giustamente c'è un'anima che ci tiene ancorati, ok? Ok, rimani qua, non fare altro. Purtroppo ci sono persone che hanno evidenti problemi mentali che arrivano anche a compiere questi gesti qua. Dire che, come ho sentito dire, che il 99% della popolazione mondiale non ha l'anima, ma solo l'1%, per me è Vabbè, sbagliato. solo l'1% anche per me è un po' esagerato. Per me è esagerato, perché vorrebbe dire allora che le persone che sono qui non hanno un vissuto, non hanno un passato, non hanno delle esperienze, non hanno niente, ma sono solo dei contenitori. Sì. Io nel mio podcast parlo di arconti e parlo di come siano entità che vibrino a frequenze altissime, talmente alte che non possono materializzarsi qui, ma per farlo entrano in contatto con dei DNA umani, si mischiano, no? E quindi è lì che entrano in gioco magari dei capi politici, ma no la Meloni o la von der Leyen, cioè voglio dire, persone che quando si dice no, ha venduto l'anima al diavolo, più che E diavolo, beh, è vero, cioè, assolutamente vero. più che diavolo è proprio una questione di eh, innesto, Sì, sì, capito quello che vuoi dire, certo. chiamiamolo così, Sì. e come lo si trova anche nelle celebrità, nei cantanti. Io ho trovato dei cantanti estremamente cambiati in peggio, molto terrificanti, Mhm. che Sai dove lo vedi tanto? Guardando gli occhi. Quando guardi gli occhi te ne accorgi subito. gli occhi, ma proprio il modo di fare, il modo di rappresentarsi, il modo di muoversi, anche i videoclip non sono mai casuali e quindi c'è secondo me dire che le persone non hanno l'anima, secondo me no, non ha valenza. Io ho letto i registri akashici a tantissime persone Mhm.
che siano anime giovani, che magari la loro prima vita era nell'antica Roma o nel Medioevo, alcuni nei nativi americani in America, altre anime antichissime, quindi parlo di Lira, parlo di Sirio, parlo dell'Egitto, parlo di Atlantide. Chi più ne ha più ne metta. Non ho mai sentito il vuoto. Per carità, non ho letto i registri akashici a 2000 persone. Però, Però per la tua esperienza per la mia lo esperienza, è. io non ho mai sentito il vuoto. Sarebbe preoccupante se lo sentissi. E io credo che l'anima sia tutto un insieme, no, di esperienze che siamo ancora prima di arrivare qui sulla Terra, è quella Certo. che poi si reincarna. Io ho avuto un'ipnosi regressiva sempre tramite questo ipnoterapeuta e ho visto quello che c'è dopo la morte. Che, Quindi l'hai vissuta su di te, giusto? esatto. Io ho visto cosa c'è dopo la morte, che non dirò. Infatti ti stavo per chiedere che cosa hai visto, ma sono stato zitto perché dico no, questo non me la racconta. No, no, è stata una cosa troppo... no, per il semplice fatto che se doveste fare voi un'ipnosi e riusciste ad arrivare a dove sono arrivata io, cioè non... voglio che siate... No, è tosto, è tosto. voglio che siate senza niente, cioè io non sapevo niente al riguardo, cioè voglio che abbiate un'esperienza limpida, Mhm. quindi in Ma realtà sì, perché ognuno ci deve vedere dentro quello che poi risuona, no? Con quello che è per lui, almeno anch'io lo penso così un po'. e l'ipnoterapeuta mi aveva detto che addirittura io era durata Tanto. 2 ore, Mhm. l'ipnoterapeuta mi aveva detto che io tra l'altro non ero neanche arrivata, diciamo, al piano più alto, Mhm. ma mi ero fermata a un piano intermedio. Quindi chissà cosa, cioè ancora più su, adesso non so come spiegarlo, perché non posso, non mi va di raccontare questo, ma Tanta roba, cioè, io parlo sempre per me, per mia esperienza, e so che adesso c'è anche la paura della trappola della reincarnazione, eccetera, eccetera, non faccio nomi. Sì, sì, sì. Dai, magari su queste cose una sera ci possiamo fare un'altra chiacchierata perché è tanta roba, tanta roba. Sì, cioè, dire magari alle persone cosa fare una volta morti è inutile. No, ognuno Cioè, non ha senso, ognuno deve scoprirlo da sé, ognuno deve scoprire da sé che cosa significa, se lo vuole scoprire, ah, perché certo. poi c'è anche gente che in realtà sta bene così ed è a posto, quindi Sì, 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 no, ma infatti io dico proprio, cioè, è inutile che tu mi dici quando muori scegli la porta bianca invece che quella nera. Non ma so, guarda, è un po' come quando a me capita di lavorare con persone a cui o è morto un animale oppure mi portano delle fotografie magari di un animale che non c'è più o meno e poi mi dicono, ah, ma mi dici quando torna? Dico no, io non ti dirò mai né quando torna né se torna perché non è una cosa che nella mia etica da terapeuta ti posso dire. Io ti riporto il messaggio, fine. Quando tornerà e se mai tornerà, perché tornano, te ne accorgerai tu. Io non ti dirò mai tal mese torna l'animale. Ho sentito di queste cose. Ho sentito a volte proprio di persone che dicono: no, no, in quel mese mi hanno detto che torna, sto aspettando. No, crei una falsa illusione e la persona dopo va in un'aspettativa che cioè, vive in un modo sbagliato dopo questa cosa, non è quello, assolutamente. guarda, Come questo che stai dicendo tu. su questo ne potrei Ma raccontare. infatti una delle mie domande era, mi puoi raccontare qualcosa di strano che ti è successo in tutte le sedute che hai fatto fino adesso?
Mm. Ma strano, tipo? Strano, tipo, ti posso raccontare una cosa strana mia per farti capire cos'è strano per me. Vai. È strano che poi per me è normale. Sì, Qua in ok. studio dove sono, e 3 anni fa mi hanno regalato un pianoforte, no? Cioè me l'hanno dato in comodato d'uso, poi io l'ho custodito e poi quando la persona ha ristrutturato la casa gliel'ho ridato indietro, ok? Quindi l'ho tenuto qui dentro per 3 anni. La sera che il pianoforte è stato portato qui dentro, io ero da solo qua in studio, c'ero solo io, mi siedo al pianoforte per iniziare a suonarlo e ti posso assicurare che inizio a sentire che c'era qualcuno nello studio con me, ok? Sentivo proprio uno dietro di me. Ho iniziato a sentire il ghiaccio completamente nel corpo, so come funziona questa cosa, so come trattarla, non è un problema, e ho chiesto che cosa c'era. Mi è stato detto che cosa voleva, ci siamo un attimo chiariti, a posto. E quella persona dopo è andata via, si è tranquillizzata, ok? Semplicemente era il vero proprietario di quel pianoforte, che non c'era più, che era venuto ad accertarsi che io lo avessi, che io lo, sì, lo avrei trattato con rispetto. Pazzesco, eh? Vabbè. Per esempio, questa è una delle mie cose strane. Mhm. Una delle. Mi capitano molte cose strane. Dai, una al volo. Oddio, oddio. Eh, vabbè, ma deve essere proprio durante una mia sessione Quello o... che ti ha colpito, una cosa che ti è rimasta impressa. Questa è una cosa sbalorditiva che non è successa durante una mia sessione con un altro cliente, ma è una cosa, cioè se proprio devo dire una cosa, è questa. Ci ho fatto anche un video su TikTok, è il video più famoso che ho. Mhm. Niente, in meditazione e vedo questo bel giardino, questa bella villa e questa piscina. E io mi avvicino alla piscina e a un certo punto vedo arrivare questo bambino. Questo bambino, capelli biondi, un sorriso luminosissimo, il bambino vestito tutto di bianco e mi vuole dare la mano, no? Cioè, vuole prendermi la mano. Era bellissimo, cioè proprio aveva un sorriso brillante e mi trasmetteva proprio tanta pace. Cioè, io stavo da Dio, c'era questo giardino bello verde, questa erba verde, questa piscina limpida, cristallina in questa villa, no? E, e lui mi chiedeva il mio nome, al che io gli ho chiesto il suo Mhm. e lui mi ha dato il suo nome ed era Jonathan. Di- vabbè, poi ti dico. E mi fa, tu mi conosci? Ma io non conosco nessun Jonathan nella mia vita, quindi no, vabbè. Mi fa, vieni, vieni. E mi porta in mezzo sempre a questo giardino, no? E mi continuava a ripetere il suo nome, Jonathan, sono Jonathan, ricordi di me, sono Jonathan, no? Al che ho detto, boh, ero in meditazione, non stavo sognando, cioè ero vigile, cosciente, non stavo dormendo. Mhm. Perché delle persone mi hanno detto, ma sì, stavi dormendo, non stavo dormendo, ero in meditazione, che è diverso. E niente, poi ritorno qua e io scioccata, perché ho detto, e cosa vuole questo bambino e cosa significa? Fatto sta che l'ho raccontato al mio ragazzo e lui è rimasto scioccato quando gliel'ho detto. Io ho detto, ecco, questo qua mi prende per pazza. Questo qua Classico. si caga addosso, no? Il punto è che mi ha detto che lui, quando era più piccolo, giocava con un bambino di nome Jonathan che poi è morto all'età di 10-12 anni. Il bambino che avevo visto aveva quell'età pressappoco. Gli ho descritto com'era e tutto, e tutto.
E fa: "Sì, sì, era un bambino biondo, giocava con me, di qua e di là, ed è morto in bicicletta con sua zia, perché una macchina li ha investiti". Tu puoi vedere una coincidenza, no, cioè perché era un periodo molto particolare della mia vita, cioè avevo appena iniziato a frequentare il mio ragazzo e subito ho avuto questa meditazione. Fatto sta che poi ho chiesto a sua mamma, cioè la mamma del mio ragazzo, se era possibile avere una foto di questo bambino, e mi ha fatto vedere la foto presente sulla lapide del cimitero ed era lui. Tanta roba, eh? Era lui e, effettivamente la data di nascita e di morte coincideva con l'età che io avevo visto. Ehm, e io lì, mi si è un attimo gelato il sangue. Ci ho fatto un video a riguardo, ma ho fatto un video, ma l'ho fatto così perché mi andava di raccontarlo, ma poi non pensavo andasse virale, cioè ha raggiunto più di 1.000.000 di visualizzazioni, una cosa pazzesca. Beh, tanta roba, eh? Non pensavo, Ma perché hai parlato di una cosa vera? E e questo è il bello. non pensavo, ho detto: "Boh". Ehm, e ti giuro questa è stata la cosa più straordinaria che mi sia capitata. Poi potrei dirtene tipo, sempre durante una lettura di registri akashici, una ragazza mi aveva chiesto di entrare in contatto con suo padre, e io sono riuscita, ehm, a replicare la stessa intonazione e, cioè ho detto lo stesso nome con cui questa ragazza veniva chiamata da papà, con un Mm. nomignolo, ma io non lo sapevo. E anche l'intonazione proprio. E infatti lei è rimasta scioccata. Cioè c'è rimasta proprio. E un'altra volta ho dovuto invece chiedere riguardo, uhm, sempre una persona Mhm. che diciamo, mhmm, per fatti diciamo, dovrebbe essere, morta diciamo per cause esterne, e in realtà, parlandoci no. Si è scoperto che era un'altra cosa. Quindi, sono cose molto. Sono toste, sì, sì. Però sai cosa? A me a volte quando ne parliamo anche con altre persone, sono cose poi in realtà che dovrebbero far parte della nostra quotidianità, perché siamo immersi in tutto questo. E che ancora siamo legati. Un mio amico dice in Italia non vi hanno ancora riformati, che lo collega molto alla religione, no? Dice quando vi riformeranno, perché voi avete ancora il Papa, vedrai che cambierà qualcosa, perché di certe cose non se ne può parlare, perché ovviamente se ne può occupare solo ed esclusivamente, tra virgolette, la Chiesa, no? O Mh-mh, comunque le religioni, c'è anche mh-mh. siamo ancora lì, no? Però invece secondo me di queste cose bisognerebbe parlarne liberamente, perché fa parte del nostro quotidiano. E più ce ne accorgiamo, più ci possiamo connettere anche a un mondo che va oltre quello che noi percepiamo e vediamo, e che è meraviglioso, secondo me. Ma assolutamente, assolutamente. Mi è capitato adesso, parlando sempre di, diciamo, cose paranormali, no, situazioni paranormali, mi è capitato anche di entrare in contatto con una mia parente poco prima che morisse. Cioè, non diciamo che, ci sono entrata, in Akasha, perché io Mhm, utilizzo Akasha proprio come ponte, mhm. perché sono sicura che è sicuro. Avevo chiesto, diciamo questa mia parente purtroppo era in coma, e ho cercato di instaurare una sorta di contatto e insomma mi aveva spiegato come stavano le cose e poco dopo, come mi aveva detto, avrebbe lasciato il corpo appunto. E così è stato.
Quindi ecco perché secondo me non è possibile non avere un'anima. Che poi ci siano dei bot, sì, ma perché secondo me l'anima non è risvegliata, è diverso. Sì, 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 Cioè, c'è anche quello. secondo me, mm, C'è anche quello, può essere. mi rendo conto che ci sono tante persone che agiscono come degli automi, no? Pilota automatico, pilota Sì, automatico, pilota automatico. sì, proprio quello. Persone che fanno la stessa identica cosa da quando sono nati, le stesse identiche abitudini, come chiudere, che ne so, lo spazzolino, come mettere l'asciugamano, ehm, e non cambiano mai. Quello fa parte, sì, del vissuto di ognuno di noi, no? Di come lo porta avanti. Certo. Avevo due ultime cose da chiederti prima di darci la buonanotte. Sì? La prima era come ti sei avvicinata alla spiritualità, no? Mhm. Perché nell'immaginario comune una ragazza di 22 anni, uno viene da chiedere, no? Perché ti sei avvicinata alla spiritualità? Cos'è che ti ha portato alla spiritualità? Queste sono delle belle, belle domande e mi fa sempre Sono piacere. preparato, eh? C'ho un bel foglietto qua che tu non vedi. Mi fa sempre molto piacere rispondere. Come mi sono avvicinata alla spiritualità? Sicuramente mia madre è stata fondamentale in questo, per il semplice fatto che fin da quando ero piccola, quindi parlo di quando avevo 14 anni, lei aveva appena ha preso il primo livello Reiki, Usui, Mhm. e quindi lo stava testando, no, su di noi. Mia sorella maggiore non ci credeva. Mia sorella era piccolina, quindi insomma non sapeva nemmeno di cosa stessi parlando. E io invece ero la via di mezzo, ho detto ma sì dai proviamo. E quindi ho proprio iniziato a farmi fare dei trattamenti da lei. E io mi ricordo che, ma anche adesso, cioè mi succede anche adesso se me lo fa, appena mi fa un trattamento io scoppio a ridere come una matta. Cioè Come rido mai? perché il Reiki va a smuovere delle energie che magari rimangono latenti, no? E con Reiki l'energia fluisce, quindi c'è chi piange e io rido come una matta, no? E quindi mi sono iniziata ad avvicinare a questo mondo, però, come dico sempre, non sapevo effettivamente se fosse realtà, finzione. Avevo il piede che era lì lì, no? Cioè ci credo, non ci credo. Poi col passare del tempo, io comunque ero piccola, 14 anni, insomma una ragazza di 14 anni non pensa a questo. Ho iniziato però ad avvicinarmi all'astrologia, sempre anche perché mia mamma mi parlava spesso di astrologia. Ho iniziato ad avvicinarmi, ovviamente all'età di 14 anni una ragazza mh, non può affrontare l'astrologia come uno strumento di introspezione e conoscenza, ma più come un leggiamoci l'oroscopo, leggiamo magari, ah, tu sei dell'Acquario, quindi sei così così colà, Acquario e Il Cancro insieme. categorico, no? Proprio sei quello, punto. Esatto. Ovviamente non mi aspetto diversamente. Quindi è iniziata così, diciamo, il percorso. Poi cosa è successo? Che nel 2020 ho avuto un brutto, brutto periodo, ancora prima in realtà. Mm, Venivo da due relazioni disfunzionali Mhm. e tossiche, una in particolare che mi ha distrutto psicologicamente e stavo male, stavo troppo male, stavo proprio male, cioè Ci sta, ci non sta. avevo, non avevo quasi più, cioè per me non aveva neanche più senso vivere. Ehm, Magari posso sembrare esagerata, però era veramente quello che pensavo. E finché cioè, stavo veramente male,
non vedevo vie d'uscita, i miei amici stavano male perché mi vedevano male, i miei familiari anche. E finché un giorno, non so cosa sia successo, ma mi sono detta: "Basta, basta, basta stare male". E per trovare un po' di sollievo ho iniziato a meditare, perché dovevo trovare un attimo di sollievo, un attimo di silenzio, un attimo di pace nei miei pensieri. Ehm, Ho iniziato con delle meditazioni guidate, da 5, 10 minuti. Mi Certo. addormentavo anche perché non ero pratica. E le facevo quando sentivo che la mente stava prendendo il sopravvento. E finché questa cosa è diventata un'abitudine. È diventata un'abitudine, che poi da 10 minuti si è arrivata a 15, poi 25, poi 30, poi 40, poi 50, 1 ora, 1 ora e mezza, 2 ore. Ehm, e io dal 2020 fino al 2022 io ho sempre meditato almeno 1 ora prima di andare a letto. Mh-mh. Ogni giorno. Ero veramente costante. Questa cosa mi ha aiutato anche con la scuola. Ehm, e da lì poi è nato tutto quello che è Akasha, tarocchi. In primis sicuramente i tarocchi. I tarocchi sono stato il primo strumento a cui mi sono approcciata, sempre in chiave divinatoria, quindi prevedevo il futuro. Poi però ho capito che prevedere il futuro non mi lasciava molto, non mi Sì, cosa te ne facevi, no, dici: "Posso sapere questo o quell'altro, ma tanto poi lo posso esatto, cambiare, quindi". esatto, ma anche con le persone, no, le persone venivano da me perché erano curiose, però lo stesso non mi lasciavano niente. Mh. Poi ho iniziato col corso dei registri akashici, ho preso il primo livello, ho fatto passare un bel po' di tempo, ho preso il secondo, quindi potevo anche leggere i registri agli altri. E nel frattempo ho cambiato anche il mio approccio coi tarocchi, quindi non più, a scopo divinatorio, ma a scopo proprio tarologico, quindi associando la psicologia a, gli arcani maggiori dei tarocchi, che sono degli archetipi, tutto per uno scopo evolutivo, no, quindi Mh-mh. per far luce su determinate questioni, situazioni delle persone. Quindi non mi sposo con Marco o mia figlia rimarrà incinta, cioè non queste domande qua. E niente, poi ho iniziato con l'astrologia in maniera molto seria, tant'è che adesso astrologia e Akasha sono diciamo i miei punti di forza, no, ehm Sì, quelli su cui poi tu fai tutto, no, alla fine. esatto, esatto, siano temi natali o astrologia previsionale o registri akashici o o letture tarologiche. Mi sono avvicinata così, mi sono avvicinata da un profondo, profondissimo dolore dal quale pensavo di non poter più, uscire. E invece Ma quindi vedi, tornando allora alla domanda di prima, allora sì, attraverso la sofferenza possiamo trovare i nostri punti di evoluzione. sì, questa, Poi non che devi fare così, per forza, però no, no, allora sono d'accordo con Noemi, nel senso che non per forza, si cresce solo tramite il dolore. Questo ci è stato, diciamo, imposto dalla società come, diciamo, scusa, no, del soffri perché devi crescere, oppure, ti fai male così capisci, no. Per carità, e lo dice anche il buddismo, no, le 4 nobili verità del buddismo dicono proprio che la vita è sofferenza. Lo dice il buddismo, sì. non lo dico io. Però, mhmm, puoi crescere tantissimo anche nei momenti più belli della tua vita. Momenti che possono essere espansivi, a livello di progetti, di visioni, di realizzazioni, puoi crescere tantissimo. Cioè, secondo me ci sono 2 tipi di crescita, no, c'è la crescita come crescita e poi c'è una crescita secondo me proprio destrutturante, non so come spiegarlo. Giusto.
che secondo me quella avviene, vuoi o non vuoi, con sofferenza, con dei periodi di caos, di pesantezza, di intensità, come quelli che abbiamo appena passato con la stagione delle eclissi, che ho visto ha messo un po' in panico un po' tutti. È stata Eh, molto pesante, eh? è un periodo di destrutturazione, no? Come una matriosca. Io la vedo in questo modo, però si può crescere anche nella gioia, nella felicità. Sì. Ma visto che siamo qui, no, a parlare proprio di come, no, attraverso la sofferenza, no, alla fine tu sei uscito da questo periodo incredibile e quella sofferenza ti ha dato poi in realtà quello che oggi è la tua normalità, la tua forza, possiamo chiamarla così, no? Per concludere un po' questa nostra bella chiacchierata che è già durata 1 ora e 40, no? Che è meraviglioso perché sembra che siano quasi 10 minuti. Esatto. Ti voglio chiedere, quali sono stati per te i 3 fili invisibili che hai mosso nella tua vita e che ti hanno portato dove sei oggi e quali sono i 3 fili invece indivisibili che tu sai benissimo che a prescindere, qualunque cosa tu avessi fatto come scelte nella tua quotidianità, ti avrebbero comunque fatto passare per quella strada. Io faccio sempre questa domanda a tutti per vedere di riconoscere quali sono i percorsi che poi ci portano ad essere ciò che siamo. Mm. Oddio, che domanda complessa. No, è più semplice di quello che pensi. Allora, quali sono i miei tre Adesso fili? puoi anche dirne uno, io dico sempre 3-3, Quali sono i miei 3 fili invisibili? che sono quelli che tu muovi perché sono le scelte che fai, no? E magari in alcuni casi una scelta che fai ti porta da una parte, potevi farne un'altra, ti portava dall'altra. Mentre Sì. invece quelli invisibili sono proprio dei punti fermi che tu sai che da lì cascasse il mondo, tu ci saresti passata comunque, anche se prendevi un'altra strada. Allora, sicuramente un filo indivisibile per me sicuramente questo risale a molti anni fa, Mhm. risale a un intervento che ho avuto, un intervento al cuore. Quindi, cioè, io sono sicura che questa patologia con cui ero nata mi ha portato verso una determinata strada e verso anche un po' quello che sono io. Affrontare un tipo di intervento del genere a neanche 8 anni è È una tanta roba. è un è una cosa che, ti fortifica, no, però poi appunto ti chiedi che poi, me la sono sempre chiesta, no, e che ho avuto delle risposte molto vaghe, non so neanche il motivo adesso preciso, ma il perché sono nata con questo problema, no, al cuore. Eh, questo secondo me è un filo indivisibile per me. Cioè vuoi o non vuoi, caschi il mondo, ci sarei passata comunque. Un altro filo indivisibile sicuramente, sempre legati al cuore, vedi, sono le 2 relazioni disfunzionali che ho avuto, che per quanto orribili, ehm, c'era un evento canon, non so come spiegarlo, Mhm. cioè dovevo proprio passarci per capire, per comprendere. E il terzo non lo so, per ora, boh. Beh, già tanta roba, eh. Invece un filo invisibile che io muovo,
riformularmi in un altro modo la domanda? Ti faccio un esempio. Stasera decidi di non uscire fuori a cena, facciamo un esempio, ma non so, ti guardi una cosa e quella cosa ti dà casualmente quell'ispirazione che poi ti fa Ok, dire, ok, ok, invece se tu fossi andato fuori a cena, andai fuori a cena, ti godevi ok, una ok, roba, ok. eccetera. Poi magari facevi un altro tipo di connessione, ok? Però è una delle migliaia di possibilità che hai davanti. Sì, 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 chiaro. Mm. È un filo invisibile. ehm, Belle queste domande, nessuno me le ha mai fatte, per questo che sono impreparata. Bene, è il mio scopo. Per questo sono impreparata, cioè voglio dire. Ehm, Filo invisibile. Ma sai che mi sono capitati tanti episodi del tipo dovevo uscire con X persona, ma magari sono rimasta a casa, mi guardo un film e quel film aveva sempre la risposta ad un mio problema. Bene, Un film invisibile, ti ho messo in difficoltà, attenzione. porca vacca. No, seriamente? Dai, il Oddio. primo che arriva, non usare la testa, il primo che arriva lì davanti agli occhi. No, Uff, no. Oddio. ti faccio un esempio di un mio filo invisibile, dai. Sì, dai, aiutami perché sono in Quando ho difficoltà. preso in affitto lo studio dove sto facendo la diretta adesso, tanti anni fa, non potevo permettermelo, ok? Mm. Ma il fatto di aver preso quella strada, che non era un filo indivisibile perché come questo non potevo prendere altri 10 differenti, in realtà mi ha portato verso una certa direzione, che mi ha in realtà evitato di prenderne un'altra, quindi poteva essere un futuro diverso. Mhm, ho capito. Sì, tu non parli più di coincidenze, ma più di, No, no, diciamo, sono le tue scelte che fai. certo, che ti portano verso una strada. Eh, ma forse sai, forse un filo invisibile potrebbe, potrebbe essere stato ehm, l'accettare il posto di lavoro dove lavoro adesso, Mhm. che all'inizio mi spaventava un po' E invece, e avevo altre scelte, e invece mi ha dato molta, molta crescita, una quasi, chiamiamola un trampolino di lancio, un altro filo invisibile magari potrebbe essere, ah, questo, sì, 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 ok. vedi che se ci pensi arrivano. Ma io c'ho un 30.000 criceti qua dentro che girano, no? Quindi allora potrebbe essere stato ehm, dovevo fare un corso per il lavoro e per dirti, no? Ero quasi l'ultima arrivata, io purtroppo arrivo sempre in ritardo. Quasi ero l'ultima arrivata, mi siedo in una sedia, così, una delle poche rimaste, poi arriva un altro ragazzo, no? E questo ragazzo si siede vicino a me, poi facciamo l'appello e aveva un cognome che mi ricordava il cognome di un mio professore. Ho detto, no, puoi vedere che è suo figlio, però mi sembra strano. Boh.
E niente, poi cos'è successo? Che gli ho detto: "Ascolta, ma tu sei il figlio di?" Mi fa: "Sì." No vabbè. E un professore che per me è stato di enorme, 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 enorme aiuto, perché era il professore di religione delle superiori e invece di religione ci faceva psicoterapia, sociologia No, che figata. e ci parlava di energie, di frequenze, ci parlava di autostima, di amore, di relazioni, ci ha parlato di sogni, quindi cioè per me ha veramente aperto un mondo e mi è stato molto vicino in un periodo molto difficile che era quello delle relazioni disfunzionali. Per me è stato una mano dal cielo. Ehm, e incontrare quel ragazzo lì, cioè suo figlio, proprio in quel corso di lavoro, cioè quante probabilità c'erano, che tra l'altro i posti sono limitati, quindi e proprio accanto a me il primo giorno, infatti gliel'ho chiesto subito, ho detto: "Scusa, ma sei il figlio di" cioè io chissà cosa avrà pensato 'sta qua. Vabbè. Quello per me è stato, boh, strano. Non so se c'entra come filo Sì, invisibile. sì, assolutamente. Mhmm, un filo invisibile potrebbe essere, che questo me l'ha detto il mio ragazzo però. Mhmm, io ero in un centro commerciale con il mio ex all'epoca, cioè era il fidanzato, però adesso vabbè ex, e il mio ragazzo attuale mi aveva vista, ma non stavamo ancora insieme e non c'eravamo mai visto e noi eravamo amici da 3 anni, non ci eravamo mai visti di persona, eppure abitiamo a 5 chilometri, voglio dire. Eppure lui mi ha visto una volta in quel centro commerciale mentre ero col mio ex, ma non so se questo è un filo invisibile. Che poi ci ha riportato, cioè non so. Quello potrebbe essere un'altra strada, però li hai trovati, è interessante. È difficile, cavolo, difficile, mi hai trovato impreparata, non mi Può essere piace, un esercizio che ti lascio da fare nelle prossime settimane. non mi piace essere impreparata. Invece a me piace sempre trovare qual è quel punto lì esatto in cui proprio la persona, ah, cazzo, aspetta, qui mi ha chiesto una cosa dove mi metto in difficoltà. Molto in difficoltà. Bene, Joe, io ti ringrazio. Grazie a Sono te. quasi 2 ore che stiamo chiacchierando. Vedo Penso però, che più avanti ne faremo un'altra, perché abbiamo, secondo me, tante cose ancora di cui possiamo parlare veramente. sì, Perché volentieri, no? Mi ha fatto molto piacere. vedo dei commenti però non letti, se vuoi leggerli. Qual è che siamo rimasti indietro? Allora, Alba Chiara, molto saggia Gio. Io sono fuori dai social, ma dall'età che hai la mia ammirazione. Oh, ti ringrazio, Alba, Grande Alba, ti io ti ringrazio. seguo sempre. Io giro con una Yaris di 20 anni, fai bene. Cioè, E anche questo, si può crescere nella gioia, arriveremo sempre più a questo. Ed è vero, anche secondo me. Io penso che noi stiamo vedendo l'inizio di qualcosa di cui siamo i traghettatori. Io ho questo pensiero, trasmesso da una delle mie maestre, che lei dice sempre così. Ricordatevi che vedrete nascere un nuovo periodo e siete qua per testimoniarlo, così dice. E io ci credo sempre di più. Nonostante fuori il mondo sia totalmente nel caos, ma proprio perché è nel caos. vero. E Noemi poi dice, aspetta, mi sono persa. Noi mi diceva, questa domanda qua ci siamo persi. Esatto, sì, però queste persone che hanno affrontato un percorso accademico con te, non credi che si siano opposti alla domanda e siano dunque anime risvegliate? Domanda Gio. È una domanda molto, molto interessante, per questo magari non hai visto il vuoto. In realtà ho avuto persone anche semplicemente curiose, Mhm. che loro mi dicevano: "No, no, non sono curioso, ma voglio veramente crescere", quando in realtà una volta entrata in Akasha ho scoperto, che non c'era diciamo tutta questa spinta
evolutiva, questa voglia di migliorare, no, e quindi già lì però non ho mai visto il vuoto, quindi non per forza sono Non è anime detto, no? risvegliate, anzi tante persone che ho aiutato sono in realtà persone perse, che cioè proprio che si sentono perse e confuse e non sanno dove andare, non sanno cosa fare. Ehm, e io li aiuto semplicemente a fare un po' di chiarezza e di luce in questo. Però, e vi dirò di più che, io entrando in Akasha vedo un determinato paesaggio, che è un Mhm. paesaggio che a me dà serenità e che io identifico come Akasha. Quindi io so che se entro c'è questo, no? E vi dirò che questo l'ho notato proprio recentemente. È sempre rimasto uguale da quando? Da quando l'ho fatto? Da settembre 2021 è sempre rimasto uguale questo paesaggio. Adesso saranno 2 settimane, è cambiato. Cioè vedo molto di più. Come se fosse un Vedo, livello di un videogioco che continua ad andare su. vedo, per dirvi, vedevo delle montagne, adesso io vedo cosa c'è dietro le montagne. Mhm. C'è una cosa che prima non succedeva, quindi già vuol dire che sta avvenendo una grande trasformazione dentro di me, perché comunque Akasha siamo noi, Sì. in parole poverissime, è il nostro inconscio. Quindi io purtroppo non credo per il momento alla teoria del poche persone hanno l'anima, perché allora con le definizioni di anima non dovremmo avere dei bisogni, eppure siamo umani. Certo. Perché comunque l'anima non ha bisogni, cioè l'anima non ha bisogno del telefono, non ha bisogno di essere vista o riconosciuta. Quello è l'ego che ha bisogno del telefono, è l'ego che ha bisogno di essere visto, riconosciuto, apprezzato. L'anima no, cioè infatti la missione, lo scopo di vita di tutti noi è quello di essere, che poi sia quello di diffondere conoscenza, di guarire, di aiutare la terra, ma dobbiamo essere, dobbiamo imparare a essere e Che è basta, totalmente diverso da quello che ci cercano di dire. che è diverso dall'apparire. Sì. Che è dove siamo ancora oggi. Sì, purtroppo sì. Ehm, io vi ringrazio, ti ringrazio Christian per avermi No, ospitata. grazie a te, è stata una chiacchierata meravigliosa. Spero Chiedo che offra spunti interessanti, riflessioni a chi la riascolterà. Io chiedo scusa se magari ci sono stati un po' di piccoli problemi tecnici. E vabbè, dai, fa parte Eh, della diretta. Guarda, Serena dice, bellissima diretta, grazie Cristian, davvero fantastica Gio che non conoscevo, vi ho seguito così per caso, anche se poi il caso non esiste, veramente grazie di cuore, ho condiviso anche la puntata. Grazie Serena. Grazie Serena, mi fa molto molto piacere essere anche conosciuta dalla community di Christian, che penso sia fantastica. E, spero comunque di essere di nuovo qui live. Sicuramente parleremo di tantissime altre cose, magari anche su TikTok. Vediamo, Sì, vediamo, vediamo, dai, dai, dai. Vediamo. vediamo. Le parole non mancano. Assolutamente no, anche perché abbiamo spaziato di tantissime cose, eppure siamo rientrati nella scaletta, siamo stati bravi. Bravi, dai, ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravi, io purtroppo, perdonate, non ho il dono della sintesi, quindi mi perdo un po' a Ma va parlare, bene così, poi è scorrevole. mi perdo un po' a parlare un po' tanto, mi dilungo. E niente, per chi fosse Giusto, ricorda interessato i tuoi canali per chi ti vuole contattare. per chi fosse interessato a ricevere una lettura akashica o anche per capire come funziona una lettura akashica, una lettura del tema natale
o una lettura tarologica, mi può contattare via email a info@geospiritual.it, oppure mi può scrivere su Instagram, geospiritual_, o su TikTok mi chiamo sempre Geospiritual, o su Telegram Geospiritual. Scrivete Geospiritual, o anche il sito web, banalmente scrivete Geospiritual, vi viene fuori il mio sito web e avete tutti i dati di contatto, il modulo, avete tutte le pagine spiegate per filo, per segno, cosa fa per voi, se ad esempio il tema natale fa per voi, se la lettura akashica fa per voi, se quindi ecco, e io sarò felice di aiutarvi. Intanto ringrazio anche Christian per la fiducia che ha avuto in me per essersi sottoposto ad una lettura akashica. Se non l'avessi sentita in questo modo non te l'avrei chiesta. Quindi si sente la tua energia ed è veramente meravigliosa. Dai, piano piano riuscirò a farti anche il tema natale. Dai, volentieri. Ci sono un bel Okay. acquario da leggere, dai. Vediamo cosa succede. Esatto, sono curiosa. Nel frattempo salutiamo Antonello, Grazie mio Antonella. carissimo amico, fratello di Londra, Che il quale bella. abbiamo un progetto meraviglioso che si chiama Vibrational Music. Lui è un terapeuta esseno, se non lo conosci, Ah. e ha un centro olistico a Londra meraviglioso, e abbiamo un progetto insieme di musica, di meditazione, con cui facciamo tante cose, e veramente anche lui sta portando avanti un progetto molto coraggioso su Londra, in una zona anche abbastanza tosta, dove far partire un progetto olistico, quindi anche Antonella è da supportare. Quindi mi raccomando, se conoscete persone a Londra, mandatele nel centro di Antonello, che si chiama Prana Voice. Proprio per quello che dicevamo all'inizio, dobbiamo supportarci, perché Sì. ognuno di noi è in un luogo specifico del pianeta in questo momento e sta illuminando quel luogo. Ma se tutti insieme ci uniamo, pian piano possiamo espandere quella luce che poi porta un cambiamento. Io la penso così. Ed è proprio un aiuto reciproco vero. È questo che ci vuole. Gio, Assolutamente. ti ringrazio, ti aspetto alla prossima e ne organizzeremo un'altra presto. Grazie mille a tutti. Un Ciao, saluto. buonanotte a tutti. Ciao. E io, prima di salutarvi, volevo lasciarvi con un video che penso che sia la giusta conclusione di tutto quello che abbiamo detto questa sera, sperando di riuscire a farlo. Vediamo se ce la faccio. Voglio provare a vedere se riesco a condividere con voi questo video e vi do la buonanotte così. Spero che il video si sia visto. È un video estratto dal film Cloud Atlas che vi invito a vedere con molta calma nelle prossime settimane. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, buonanotte.